Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Quante volte vi è capitato di sentir parlare degli italiani e di rendervi conto che non capite quello che dicono o che secondo voi quello che loro stanno dicendo non ha molto senso, nonostante il vostro livello di italiano sia piuttosto buono? Ebbene, questo potrebbe dipendere dal fatto che loro stanno utilizzando delle espressioni idiomatiche un po' strane. Ma niente panico, in questo video vi presenterò 12 delle più strane espressioni idiomatiche italiane, riportandovi, laddove è possibile, anche la spiegazione. Siete pronti? Iniziamo! Con espressioni idiomatiche ci riferiamo a tutti quei modi di dire che fanno parte delle conoscenze linguistiche dei madrelingua italiani, che li sentono sin dalla nascita e che vengono utilizzate spesso e volentieri nella lingua di tutti i giorni, ma che non vengono molto spesso insegnate e non sono presenti nei libri di grammatica. Ma per via del loro significato spesso metaforico, al primo ascolto non hanno molto senso se non si è nati e cresciuti in un contesto italiano. Ovviamente, essendo delle espressioni condivise a livello regionale ma spesso nazionale, restano per lo più fisse. Quindi non cambiano mai e l'unica cosa che cambia e che si adatta alla frase è il verbo, che ovviamente viene coniugato. Ma per rimanere in tema di espressioni idiomatiche, bando alle ciance e iniziamo con la prima. Avere la puzza sotto il naso. Questa espressione si usa per indicare tutte quelle persone che si danno un tocco di superiorità e che guardano tutto e tutti dall'alto verso il basso, arricciando il naso come se fossero disgustate da qualsiasi cosa. Vi faccio un esempio in contesto colloquiale. Ieri, dal mercato, ho comprato questo anello qui e l'ho pagato 10 euro, ma non voglio mostrarlo alla mia amica Maria, perché lei ha sempre le sue mani piene di anelli costosissimi. Quindi di sicuro penserebbe che io sia una poveraccia, ma in realtà è lei che ha la puzza sotto il naso. Avere il braccino corto. Immaginate di avere le braccia così corte. Ebbene, quante cose potreste riuscire a fare così? Sicuramente molto poche. E sicuramente sarebbe particolarmente difficile spendere soldi in questo modo, no? Le persone che hanno il braccino corto sono persone che detestano spendere soldi e che sono così attaccate al denaro da avere delle braccia tanto corte che sembra difficile per loro poterlo spendere. In italiano, un aggettivo che riassume tutto ciò è tirchio. Chi è tirchio, infatti, trova sempre una scusa per non spendere i propri soldi. Per esempio, io conosco una persona, Mattia, che è così tirchio e ha il braccino così corto che è difficilissimo poterlo convincere a fare regali agli altri nostri amici. Infatti Federico tra una settimana farà il suo compleanno e noi avevamo pensato di mettere 10 euro a testa per il suo regalo, ma ovviamente Mattia ne vuole mettere soltanto 5. Ma 5 euro a testa mi sembrano un po' pochi, onestamente. Avere un diavolo per capello. Questa espressione si riferisce a quelle situazioni in cui una persona è particolarmente irritata e nervosa. Ed è come se fosse mossa da un diavolo per ogni capello che ha. Quindi tantissimi. Pensate quanti danni possono fare così tanti diavoli quanti sono i nostri capelli.
Oggi, per esempio, è meglio lasciarmi stare. Ho un diavolo per capello, sono molto nervosa perché per registrare questo video sto avendo molte difficoltà. Infatti, tutti i miei vicini di casa stanno facendo un chiasso tremendo. Avere voce in capitolo. Avere voce in capitolo significa avere la possibilità di influenzare una situazione esprimendo la propria opinione. L'origine di questa espressione è molto interessante. Pensate che veniva utilizzata in passato per indicare gli ecclesiastici, cioè i membri del clero, che avevano il diritto di voto nei cosiddetti capitoli, cioè nelle riunioni, nei collegi degli ecclesiastici di una particolare chiesa. In pratica delle riunioni di religiosi durante le quali si dovevano prendere delle decisioni, ma non tutti i presenti potevano esprimere la propria opinione e solo quelli che potevano farlo, ebbene, avevano una voce nel capitolo, nella riunione. Giada, per esempio, ha provato a convincere i suoi genitori a prenderle un gattino, ma non c'è stato nulla da fare per convincerli. Dopotutto, nella sua famiglia, ogni volta che bisogna prendere delle decisioni importanti, lei non ha mai voce in capitolo. Arrampicarsi sugli specchi. Immaginate un po' di dovervi arrampicare su uno specchio. Ebbene, da dove comincereste? Un po' difficile, no? Infatti, arrampicarsi sugli specchi significa difendere l'indifendibile. In pratica, chi si arrampica sugli specchi fa di tutto, trova tutte le scuse possibili e tutte le ragioni possibili, spesso infondate, per sostenere la propria causa, per sostenere di avere ragione, con scarsi risultati. Per esempio, il mio collega Roberto fa sempre ritardo al lavoro e ogni volta si arrampica sugli specchi per dare delle giustificazioni, pur di non essere licenziato. Oggi però ha superato ogni limite. Ha detto che il cancello di casa sua non si apriva e che ha dovuto chiamare un tecnico per ripararlo, ma il tecnico ci ha messo tanto per arrivare e nel frattempo suo figlio è caduto dalle scale e si è fatto male al ginocchio e poi ha dovuto portarlo in ospedale. Io penso che la prossima volta che succederà sarà licenziato. Stop! Se siete arrivati fin qui, significa che le espressioni italiane vi piacciono un bel po'. Quindi ho pensato di farvi un bel regalo. Sapevate che io e Graziana abbiamo realizzato un corso fantastico chiamato Italiano in contesto? Eh già, si tratta di un corso di italiano interamente basato sul metodo contestuale, ossia quel metodo che vi permette di imparare l'italiano in maniera contestualizzata attraverso videodialoghi ambientati in situazioni reali di vita quotidiana. Italiano in contesto, oltre ad essere pieno, zeppo di dialoghi con parole ed espressioni usate dagli italiani nelle loro interazioni di vita quotidiana, offre anche spiegazioni scritte e illustrate con esercizi interattivi e, come se tutto questo non bastasse, avrete anche la possibilità di scrivere i vostri dubbi o le vostre domande e ricevere risposta direttamente da me e Graziana nel giro di pochissimo tempo. Italiano in contesto ha un costo di 180 euro, ma come vi avevo promesso, ho un regalo per voi. Se usate il codice coupon ROCCO al momento dell'iscrizione, riceverete uno sconto del 55%, quindi pagherete solo 81 euro per l'accesso illimitato a Italiano in contesto. Questo regalo non durerà per sempre, quindi
Vi consiglio di sfruttarlo il prima possibile. Il link per iscriversi a Italiano in Contesto lo trovate nella descrizione. Ciao! Attaccare bottone. Attaccare bottone con qualcuno significa avvicinarsi a qualcuno, approcciarlo e cominciare a parlare, annoiandolo, tediandolo con i nostri discorsi lunghi e un po' noiosi. Per esempio, Sofia ha dichiarato di non voler più andare in discoteca perché tutti i ragazzi non fanno altro che provare ad attaccare bottone con lei, quando lei vuole semplicemente ballare e divertirsi. Cadere a fagiolo. Si dice che una situazione o un evento inaspettato cade o casca a fagiolo quando avviene proprio nel momento più giusto, nel momento ideale, proprio quando ce n'era bisogno. Ma cosa c'entrano i fagioli con tutto ciò? Ebbene, dovete sapere che i fagioli, quando sono maturi, si staccano molto facilmente dalla pianta, quindi non richiedono alcuno sforzo. E tra l'altro sono anche molto buoni per la salute. Per esempio, per il suo compleanno ho regalato a Luca un orologio nuovo e questo regalo cascava proprio a fagiolo perché il suo si era appena rotto. Capire Roma per Toma. Si tratta di un'espressione di origine piemontese che indica una persona che non capisce molto, che è un po' dura di comprendonio. Per esempio, questa mattina ho provato per un'ora a spiegare a mia madre come aggiungere un nuovo contatto alla rubrica del suo cellulare, ma dopo un minuto lei se lo era già dimenticato tutto. Ma non è colpa mia, è lei che capisce sempre Roma per Toma. Fare i conti senza l'oste. Questa espressione si usa per indicare tutte quelle situazioni in cui qualcuno prende delle decisioni senza considerare l'opinione o la volontà altrui. L'origine di questa espressione è molto curiosa e interessante. Infatti risale a quando le osterie del passato non avevano dei menù con dei prezzi fissi e prestabiliti. Di conseguenza, al momento del conto, c'era un po' uno scontro tra il cliente e l'oste. Il cliente cercava sempre di fare un prezzo approssimativo a suo vantaggio, mentre l'oste continuava a negare, continuava a dire che il cliente avesse preso qualcosa di più o una quantità maggiore per guadagnarci di più. Per esempio, quest'anno Marco voleva prenotarsi una vacanza ai Caraibi contando sul fatto che suo padre gli avrebbe prestato i soldi, ma aveva fatto i conti senza l'oste e infatti suo padre gli ha detto che non gli avrebbe mai prestato tutti quei soldi e che avrebbe dovuto cercarsi un lavoro piuttosto. Fare orecchie da mercante. Questa espressione indica l'atteggiamento di chi, per proprio vantaggio, finge di non sentire o non capire quello che gli viene detto. Si riferisce allo stereotipo secondo cui il mercante non ascolta le opinioni altrui, non ascolta quello che le altre persone, che i clienti gli stanno dicendo, ma che è solo concentrato a vendere il più possibile con maggiori vantaggi per sé e quindi con estrema furbizia e abilità. Per esempio, Giacomo, ogni volta che sua madre gli dice di sistemare la sua camera, fa sempre orecchie da mercante e continua a giocare alla PlayStation. Anche voi in qualche occasione fate un po' orecchie da mercante? Se sì, in quale occasione? Scrivetemelo nei commenti. Sono curiosa di sapere cosa cercate di
aggirare ed evitare. Fare un buco nell'acqua. Provate un po'. Prendete un contenitore pieno di acqua e fate un buco nell'acqua. Qual è il risultato? Pessimo, non è vero? Già, infatti fare un buco nell'acqua indica proprio un tentativo inutile, una attività che non produce alcun risultato, proprio come tentare di fare un buco nell'acqua. Per esempio, questa mattina ho chiesto al mio capo se potesse darmi un aumento sullo stipendio perché ultimamente sto lavorando più del necessario e ho bisogno seriamente di pagare il mio affitto. Ma è stato un buco nell'acqua, non c'è stato niente da fare e non ho ricevuto il mio aumento. Scoprire l'acqua calda. Chi scopre l'acqua calda è una persona che pensa di aver fatto una scoperta sorprendente, ma che in realtà è qualcosa di abbondantemente noto. Per esempio, pensavo di essere stata la prima a scoprire che Giulia si era fidanzata con Claudio, ma quando l'ho scritto nel gruppo delle mie amiche su WhatsApp, loro mi hanno detto che avevo scoperto l'acqua calda e che in realtà quei due stavano insieme già da mesi. Bene, siamo giunti alla fine di questo video, ma scrivetemi nei commenti, conoscevate già queste espressioni? Quante ne conoscevate? E soprattutto scrivetemi qualche frase provando ad utilizzarle. Sono super curiosa. In ogni caso, se la prossima volta che non capite quello che un italiano vi ha appena detto e avete bisogno di chiedergli di ripetere, se avete paura di risultare scortesi o se non sapete esattamente cosa dire, guardate il nostro video dedicato proprio a tutte le alternative per evitare di dire sempre cosa. Come sempre, anche per questo video potete trovare il link qui in alto nella card e giù nella descrizione. Io invece vi ricordo che se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o cultura italiana potete trovarlo sul nostro sito lernamo.com. Inoltre non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok e su Pinterest. Invece io vi aspetto prestissimo qui su YouTube per un nuovo, divertente e interessante e utile video. Ciao!